E presentare Don Meyer credo di nuovo che sia piuttosto facile, forse perfino superfluo. Come sapete, Don Meyer è il direttore del Sibling Sabato Project di Seattle, ma soprattutto è un nostro grande collaboratore di Fondazione Paideia, è già stato qui a Torino, e noi abbiamo potuto attivare, anche grazie alla sua collaborazione, un Sib Shop e tante altre iniziative che vanno incontro proprio a questa necessità, no? Di dar voce ai siblings come persone intere, non come parti soltanto di un sistema, ma anche come parti, non solo come individualità staccate. Il lavoro che lui ha condotto in questi decenni ha costruito una vera e propria rete mondiale, no? E quindi oltre ai Sib Shops riconosciamo il Sib 10, il Sib 20, tante altre iniziative che in qualche maniera hanno riportato una corporeità e un'attività ai siblings intesi come persone che possono dare molto ma ricevere molto dall'attivazione di questo loro rapporto. Lascio la parola a Don Meyer. Thank you so much for having me, and thank you to the foundation, and thank you to Fabrizio and Andrea for putting on this marvelous conference. Grazie mille per aver ricevuto e grazie mille alla Fondazione Paideia per questo convegno. My name is Don Meyer, and I'm the lucky guy who gets to be the director of the Sibling Support Project. I'm based in Seattle, Washington. Mi chiamo Don Meyer e io sono la persona fortunata di essere il coordinatore del Siblings Project di Seattle, Washington. And when I tell people about what I do for a living, I tend to talk about wearing one of two hats or having one of two roles. Quando io racconto alla gente quello che faccio da vivere, tendo di parlare di io che mi metto due vesti o due capelli, due ruoli, insomma. And the first role, or the first hat I wear, is my John the Baptist mode, where I'm trying to go out and tell people why brothers and sisters are too important to ignore. Il primo vesto che mi indosso è la mia veste di Giovanni Battista, che vado a evangelare alle gente perché i siblings, i fratelli e sorelle sono troppo importanti per essere ignorate. And if you take nothing else out of this morning's remarks home with you, I hope you'll take home 4 points. Se non vi ricordate niente di questa da mia intervenzione stamattina, vorrei tanto che vi ricordate almeno questi 4 punti. The first point I hope you would take home is that anything we can say about being the parent of a child with special needs, we can say the same thing about brothers and sisters of people with special needs. La prima cosa che vorrei dire è tutto ciò che possiamo dire sui genitori di bambini con bisogni speciali è lo stesso tale che possiamo dire per i fratelli e sorelle di bambini con bisogni speciali. If we take a look at the clinical and research literature, we see that time and time again, siblings' experiences parallel parents' experiences. Se guardiamo alle conoscenze che abbiamo sulle esperienze dei bambini disabili, vediamo è dimostrato che i siblings sperimentano esatto stesse esperienze del bambino con i disabili. However, when we start taking a look at the services and considerations that siblings get and compare it to the services and considerations that parents get, it's easy to see who's getting the short end of the stick. Però quando vediamo il supporto e i servizi che vengono offerti ai genitori di bambini disabili e paragoniamo con quelle che vengono offerte ai siblings, è facile vedere una disparità. Here's one very small example. Ecco un esempio piccolo. In the United States, there are probably 200 or 300 people who have full-time jobs worrying about the well-being of parents of children with special needs. Negli Stati Uniti, per esempio, ci saranno 200, 300 mila persone che si preoccupano di genitori con bambini disabili. Yeah, and despite that,
despite the fact that there are literally millions of brothers and sisters of people with special needs in the United States alone, there is one person who has a full-time job worrying about brothers and sisters, and he's in Torino today. Nonostante che ci sono milioni di siblings negli Stati Uniti, di fratelli e sorelle che hanno di bambini disabili, c'è solamente una persona negli Stati Uniti che si preoccupa a tempo pieno dei siblings, e lui è qua oggi a Torino. Yeah, and I don't want to be the only person. Io non vorrei essere l'unico. There's a lot of good work to be done with brothers and sisters. And when I talk about there being literally millions of people who are siblings, think about this. However many people in Italy you think have disabilities, chances are they have at least one brother or sister. So if you think that there are 2 million people who have disabilities in Italy, chances are there are 2 million brothers and sisters in Italy alone. Le possibilità che in Italia solamente, se pensiamo che può essere 2 milioni di bambini con disabilità, pensiamo che la possibilità è che ci sarà almeno 2 milioni di fratelli o sorelle di questi bambini. That's the first point I would like to leave with you. The second point is I would like to leave with you is that the sibling relationship is the longest lasting relationship in the family. Il secondo punto che vorrei dirvi è che il rapporto fra i sibling e il bambino disabile è il rapporto più longevo nell'unità familiare. They will be in the lives of their brothers and sisters with special needs longer than anyone, certainly longer than any professional or service provider, but even longer than parents. Loro saranno nelle vite del bambino disabile molto di più di qualsiasi operatore o educatore, ma anche dei genitori stessi. This is a relationship easily in excess of 65, 70, 75 years. That's a long time. Questo rapporto si può prevedere almeno 65 o 70 anni. Questo è un tempo decisamente notevole. So after the best special education program is a distant memory, and mothers and fathers are no longer there to look after the affairs of the family member with special needs, it will likely be the brothers and sisters who will assure that that family member with a disability leads a dignified life, living and working in the community. Dopo che finiscono tutti i programmi di assistenza speciale di sostegno e dopo quando non ci sono più i genitori, sarà il fratello o sorella che si assicurerà del benessere del bambino con il disabile. Consequently, sibling issues are lifespan issues. Preschoolers who are SIBs will have some unique concerns. Senior citizens who are SIBs will have some unique concerns. And those concerns are going to change and evolve throughout the individual's and indeed the family's lifespan. Le problematiche dei siblings cambiano sempre. Un sibling che inizia la scuola materna avrà delle preoccupazioni che cambieranno con tempo. Una persona adulta con un sibling avrà delle preoccupazioni che cambia sempre. The third point I would hope you would take home is that over the long term, probably no one spends more time with that family member with special needs than brothers and sisters. A lungo termine è sicuro che nell'arco delle vite nessuno passerà più tempo con il bambino disabile che i siblings. And then the final point I hope you would take home is that as wonderful as inclusive classrooms are, don't get me wrong, they're wonderful, no classmate in an inclusive classroom is going to have a greater impact on the social development of that child with special needs than that child's own brothers and sisters. Per quanto riguarda le scuole, per quanto è meraviglioso le scuole inclusive, non ci sarà nessun compagno di scuola che può avere un impatto quanto sia un fratello o sorella nella vita di un bambino disabile. Those 4 points there, I think, make a fairly compelling argument why we should be thinking about brothers and sisters at every turn. Questi 4 punti che ho detto, secondo me, sono un argomento forte per quanto dovremo preoccuparci di fratelli e sorelle sempre.
However, I find myself frequently in this ridiculous situation of having to remind my friends, my colleagues, people who worship at the altar of family-centered services and family-centered care, I'm having to remind them that brothers and sisters are a part of the family. Comunque mi trovo in queste situazioni abbastanza ridicolo che sempre devo ricordare le persone che sono dedicate ai servizi di famiglie, a organizzare cose centrate sulle famiglie, che anche i fratelli e sorelle fanno parte delle famiglie. For too many of us professionals, too often our functional definition of family is the child who has special needs and that child's parents. Or if we're really honest, it's the child with special needs and that child's mother. Per troppi di noi professionisti, la nostra attenzione viene sempre centrata sul bambino con i bisogni speciali e i suoi genitori, ma se siamo veramente onesti dovremmo concentrarci sul bambino con bisogni speciali, la madre e i fratelli e sorelle. So I take great delight in challenging my friends, my colleagues, and tell them that, look, if you want to use the word family, if you're really honest about using the word family, not parents, then you better be thinking about the family member who's going to have the longest lasting relationship with the person with the disability and make some systemic changes. Io dico sempre ai miei colleghi e amici, se voi vi preoccupate di famiglia, pensate alle persone nelle famiglie che avrà l'effetto più longevo nella vita del bambino con il disabile e pensate di fare alcuni cambiamenti sistemici. We need to make some systemic changes to invite brothers and sisters out of the literal and figurative waiting rooms of the service delivery system and to give them the seat at the table that they richly deserve. Dovremmo fare dei cambiamenti e invitare e estendere l'invito ai fratelli e sorelle di uscire fuori dalle sale di attesa di centri di famiglia e invitarli di sederci al tavolo con noi. The other hat I wear is going around the United States, and sometimes I get lucky, get to go outside of the United States and show people how to start these things that are called SIB shops. L'altro vesto che indosso è il vesto che posso girare negli Stati Uniti e qualche volta, per fortuna, uscire fuori dagli Stati Uniti e dimostrare alle persone come possono creare un laboratorio che si chiama SIB Shops. SIB shops are our attempt to provide young brothers and sisters with the same kind of common sense peer support that parents get from a good parent-to-parent program or a good parent support group. SIB Shop sono il nostro tentato di provvedere ai fratelli e sorelle lo stesso supporto, lo stesso sostegno che ricevono i genitori, da educatori, dei centri famiglia, e questi fratelli e sorelle ricevono invece dai loro pari. This ability to benefit from connecting with someone who's walking down a similar path is one of the many ways that siblings experiences parallel parents experiences. Questa abilità che abbiamo di connettersi, i fratelli e sorelle, con le loro pari che camminano su una strada simile, è una delle è quella che ci avvicina di più a farli sperimentare quelle che provano loro genitori quando hanno sostegno dai centri famiglia. But once again, parents have more opportunities than brothers and sisters. Ma di nuovo dico che i genitori vengono offerte più opportunità che i fratelli o sorelle. My project has several sibling initiatives, and we have several closed Facebook groups for adult siblings. One is called SibNet. Il mio progetto contiene diverse iniziative, diversi gruppi anche sul social network. Su Facebook abbiamo diversi gruppi chiusi e uno è dedicato proprio a adolescenti, siblings, che si chiama SibNet. SibNet is a wonderfully thoughtful group of adult siblings. 97% of them are sisters. SibNet è un meraviglioso gruppo di siblings adulto che il 90% di loro sono le sorelle. We haven't really said this, but in all honesty, in a lot of ways, sibling issues are women's issues.
Non abbiamo proprio detto, ma in molti modi le problematiche dei siblings appartengono alle femmine. Just as the research would tell us that it's usually daughters who look after aging parents more so than sons, the research would also tell us that it's usually the sisters who are the point people, the significant people in the lives of a brother or sister with special needs when the parents are no longer around. Come ci dice la ricerca, che più spesso che mai sono le sorelle, sono le figlie che si occupano dei genitori anziani, le stesse cose appartiene anche ai siblings. Spesso sono le figlie maggiori che si occupano del fratello con le disabilità. To be fair, I do know brothers who are very involved in the lives of their brothers and sisters as adults. But quite honestly, these brothers are usually from families where there aren't any sisters. Ecco, per essere giusto, dico, conosco dei fratelli che sono molto coinvolti nelle vite dei bambini, di ragazzi disabili, ma per dire che spesso questi non hanno delle sorelle, sono gli unici maschi in famiglia. The reason I bring up SibNet is that I used to say every week, but now it seems like every other day we have an epiphany from a new member who has found her way onto SibNet. Una volta dicevo ogni una settimana sì, una settimana no, ricevo un'epifania da qualcuno che si è trovato a SibNet, ma adesso sono molto orgogliosa di dire che capita tutti i giorni. If I had to stereotype the person who's having the epiphany, I would call her Maria, and she is 37 years old. She has a family of her own. She has a career. She has children of her own, and her parents are getting older, and oh yes, she has a brother who has autism and some challenging behaviors. Se io dovessi spiegare e descrivere una nuova membro di SibNet, lo chiamerei Maria. Avrà 37 anni, è sposata, ha un lavoro, ha figli, si prende cura dei suoi genitori e anche un fratello che è autistico. And she's joined SibNet because she could use some information, she could use some support, and she could use some validation. E lei si trova su SibNet perché è in ricerca di un po' di sostegno, un po' di informazione e anche delle validazioni. And she posts a note onto the list after reading other people's notes on Facebook. She says, "Oh my God, it's like I'm reading pages out of my own diary. I had no idea other people had the same ambivalent feelings I have about having a brother with autism." E lei, Maria, si posta su Facebook dopo di aver letto tutti gli altri post, che sembra che sta leggendo delle pagine della sua vita e dice: io non avevo idea, ci sono altre persone proprio come me, stanno vivendo le stesse cose come me. So for 37 years, she's never had that kind of validation. 37 years is a long time to wait for validation. We would never, never, never make parents wait 37 years to meet their peers. E lei se ne accorge che ha aspettato 37 anni per avere delle validazioni, per accorgersene che non è l'unico nel mondo. Noi non penseremmo mai di far aspettare i genitori 37 anni per avere sostegno. If any of us were to meet a parent of a newly diagnosed child, what's one of the first things we would want to do for that parent? We would want to introduce them to other parents. It makes total sense. Se uno di noi conoscesse un genitore che con un bambino appena diagnosticato con una disabilità, una delle prime cose che faremo di dire: conosco qualcuno, conosco un altro genitore, e ci viene naturale di dire: te le presento, te le metto in contatto, può essere di aiuto. So that's what we're trying to do with Sib Shops. We're trying to give young brothers and sisters a chance to meet other brothers and sisters, probably for the first time. E l'obiettivo di Sib Shop è di lasciare l'opportunità dei fratelli e sorelle di conoscere altri siblings, probabilmente per la prima volta di avere l'opportunità di conoscere altri con le stesse problematiche di loro. And because it's for kids, we want it to be fun. We want it to be rewarding. We want it to be a celebration of the many contributions made by brothers and sisters.
E perché è mirate per bambini, vorremmo che sia divertente, appagante, una testimonianza del contributo che loro fanno tutti i giorni. We're going to be talking more about SIB shops tomorrow, and some of you I know will be participating in the demonstration SIB shop that we have. Parleremo domani di nuovo dei SIB shop e alcuni di voi lo so che parteciperete nel SIB shop di domani. Yeah, there are now over 300 SIB shops in about 10 countries, and they adapt well to different cultures and different kinds of special needs. Oggi ci sono più di 300 SIB shops in diversi paesi. Si adattano ognuno culturalmente e dei bisogni di ogni posto dove si trovano. I've been asked to spend some time talking to you about brothers and sisters' unique concerns and unique opportunities. Io sono stata chiesta di parlarvi delle problematiche, delle preoccupazioni che ce l'hanno i siblings. I'd like to share a quote with you about siblings of children with special needs. This one psychologist said, "These brothers and sisters are vulnerable for psychological problems and precocious development. In fact, both outcomes may be true for an individual over time. What can be interpreted as inconclusive literature might just be an accurate reflection of the sibling status." Vorrei condividere con voi questa citazione da un psicologo che dice che i bambini, i siblings, sono predisposti di avere delle problematiche psicologiche e comunque... This one right Sì, scusami, ho perso il dato. Sì, problematiche e un sviluppo precoce. Infatti tutte e due di queste possibilità può essere vero per qualsiasi individuo a lungo tempo. Siblings interpret their sibling status in many, many ways. Le persone interpretano il loro status di siblings in diversi modi. There are some people who would tell you on this end of the spectrum, some people would say that having a brother with Down syndrome is the most ennobling, most wonderful thing that could happen to a person. Ci sono delle persone che dicono che di avere un fratello o una sorella con effetto del sindrome di Down è la cosa più appagante, la cosa più bella che può succedere ad una persona. And then there are people on the other end of the spectrum who said, the reason I'm having all the personal problems I have is because I grew up with a brother with Down syndrome. E ci sono altre persone dall'altra parte del spettro che dicono la base dei miei problemi, tutti i problemi che io ho nella vita è dovuto a mio fratello che è affetto dal sindrome di Down. But for the vast majority of siblings, it's not one or the other, it's all of the above. Ma per la grande maggioranza dei siblings non è uno o l'altro, sono tutte le cose messe insieme. So in other words, there's good stuff and there's not so good stuff, and it's all happening simultaneously. In altre parole, ci sono delle cose belle, ci sono le cose meno belle, ma tutto ciò accade simultaneamente. Because disabilities affect people from all walks of life, it's difficult to make generalizations about brothers and sisters. However, if we listen to enough brothers and sisters for a long enough period of time, we start to hear some recurring themes. Non si può fare delle generalizzazioni sulle disabilità, accade in tutti i modi della vita, tutte le persone, tutti i gruppi socio-economici e culturali. Non si può fare una generalizzazione, ma ci sono delle tematiche che sono molto comuni a tutti quanti. So the things I'm going to talk about don't necessarily happen to all brothers and sisters, but happen to enough brothers and sisters that they're somehow noteworthy. E le cose che vorrei parlare non accade a tutti, ma accade alla vasta maggioranza, quindi valgono che lo prendiamo in considerazione. The first one I want to talk about is embarrassment. La prima che vorrei parlarvi è l'imbarazzo. This is especially poignant for young brothers and sisters. Questo è particolarmente toccante ai siblings più piccoli, minori. They may feel self-conscious when they get questions about their brothers and sisters. They will be asked politely and not so politely, what's the matter with your brother? What's the matter with your sister? And they might not want to answer those questions.
Possono sentirsi in soggezione quando i loro compagni gli chiedono ma cosa ha tuo fratello? Loro non sapranno rispondere o magari non vorranno rispondere in quel momento. Or they may feel self-conscious when their sister decides that she likes the hymn at church so much that she's going to sing that hymn in the middle of the sermon. Possono sentirsi anche in soggezione quando il loro fratello con le disabilità ama cantare, per esempio, in chiesa e vuole cantare in mezzo alle cerimonie. Or they may feel embarrassed or self-conscious when their brother or sister has a meltdown in a supermarket checkout line or the middle of a shopping mall. Possono sentirsi in imbarazzo quando il fratello o sorella ha una crisi proprio alle casse nel supermercato, in mezzo al centro commerciale. When I talk to parents about their children's embarrassment, I encourage them to think about two things. One is to acknowledge the embarrassment. Quando io parlo con i genitori dell'imbarazzo dei figli, gli dico di prendere in considerazione due cose. La prima cosa è riconoscere l'imbarazzo. All too often, brothers and sisters get the message from their parents, oh, you shouldn't be embarrassed of your sister, she's got Down syndrome. Più spesso che mai i genitori, i siblings ricevono il messaggio dei genitori, ma cosa hai di essere in imbarazzo? Tuo fratello o sorella ha il sindrome di Down, non c'è niente di essere in imbarazzo. And the kid is thinking, not embarrassed, Mom, she's taking her top off at the swimming pool. E il bambino risponde, ma come non posso essere imbarazzato? Si è tolto il t-shirt alla piscina. Yeah, so I think it's really helpful if parents acknowledge the embarrassment and say, yeah, when she does things like that, that embarrasses me too. È molto importante che i genitori riconoscano questo imbarazzo e condividano, sì, anch'io provoco imbarazzo quando farà questo. Because as we'll see, brothers and sisters have plenty of things to feel guilty about. They don't need to feel guilty about being embarrassed of their brothers and sisters. Come vedremo, i siblings hanno tante cose per sentirsi in colpa. L'imbarazzo non dovrebbe fare parte di questo. The other thing I tell parents is to think about the developmental aspect of embarrassment. In other words, this is something that is most problematic during preteen and early teen years. Usually by the time kids get into their late teens, it's not nearly the issue it was when they were younger. Un'altra cosa che dico ai genitori è di pensare allo sviluppo di questa fase di imbarazzo. I bambini preadolescenti o più piccoli possono provocare molto più imbarazzo. Solitamente quando cresceranno e sono più grandi non succede più. Another unique concern that SIBS may have is guilt. Un'altra preoccupazione che avranno i siblings è il senso di colpa. There's many ways that SIBS could feel guilty. They might feel responsible for the disability. They may imagine that something they said, they did, they thought somehow caused their brother or sister to have their disability. Ci sono molti modi in cui i siblings possono provare senso di colpa. Una di queste è la responsabilità. Forse si sentono responsabili, hanno detto qualcosa, hanno fatto qualcosa e in qualche modo hanno causato loro le disabilità del fratello. I've met young siblings who thought that they were responsible for their siblings' autism. Io ho conosciuto dei siblings piccoli che credevano di essere responsabili loro per l'autismo del fratello. I met one brother who, from the time he was 4 to the time he was 14, carried around the belief that he had caused his brother's autism. Ho conosciuto un ragazzo che dall'età di 4 anni a 14 anni ha sempre creduto che lui era la causa dell'autismo del suo fratello. Because when he was 4, he and his then toddler brother were wrestling on the top bunk of a bunk bed. They fell off, they were owies, and little brother was later diagnosed as having autism. So he thought that he had given his brother his autism. Lui si ricordava un episodio quando erano più piccoli e giocavano, lui come fratello maggiore, giocava con suo fratello allora molto più piccolo, 1 o 2 anni, e giocavano su un letto castello. I 2 bambini cadono e molto più tardi il bambino più piccolo viene diagnosticato con l'autismo. Il fratello maggiore credeva che questo episodio qua fu quello che ha causato l'autismo di suo fratello.
Another way sibs may feel guilty is doing things that siblings are seemingly wired to do, and that's to argue and get in each other's faces. Un altro modo che i siblings possono sentirsi in colpa è fare le cose che vengono naturali per i siblings di fare, come discutere e bisticciare. My guess is that you all grew up with brothers and sisters, and were you always kind, polite, thoughtful to your brothers and sisters? Io penso che tutti di voi siete cresciuti con almeno un fratello o una sorella e mi chiedo, siete state sempre gentili e cortesi con vostri fratelli e sorelle? And my guess is that you didn't feel particularly guilty after arguing with your brothers and sisters. Io immagino che non vi sentite in colpa particolarmente dopo che avete bisticciato con fratelli e sorelle. But if you have a brother or sister with Down syndrome or autism, you're more likely to feel guilty about that. Ma immaginate se tuo fratello o sorella ha autismo, è molto più probabile che vi sentite in colpa. There can be a survivor's guilt. A sibling's secret prayer might be, "Dear God, why did this have to happen to Angela? She's such a sweet kid. She's in the hospital all the time. She has these seizures that nobody can control. It's just so unfair that she has a disability and I don't." C'è il senso di colpa del sopravvissuti. Mia sorella è in ospedale, perché accade a lei? Perché non sono io? Lei è malata, io sono sano. Younger siblings can feel guilty about surpassing an older sibling in abilities, that weird space when you become your older sister's older sister. I fratelli minori possono sentirsi in colpa per sorpassare nelle abilità il loro fratello, per esempio magari andare in bici e avere altri successi, fare altre tappe e sentirsi loro quasi il fratello maggiore di loro fratello maggiore. And then young adult or university age siblings may feel guilty about moving away from home and leaving the burden of care with their mothers and fathers. I giovani adulti possono sentirsi in colpa che adesso devo trasferirmi, devo andare a studiare lontano, lascio il peso sui miei genitori. And then adult siblings may feel guilty about needing to assert their own rights for what they think is best for their own families, especially if parents have not done a good job about planning for the future of their brother or sister. E i siblings adulti possono sentirsi in colpa per le loro scelte, per la loro propria famiglia, possono avere preoccupazione se pensando al futuro del loro fratello. Magari i genitori non hanno ancora fatto provvedimenti per il futuro del fratello con le disabilità. I've met many parents, I've met many adult sibs whose parents have not planned well, and their parents, as they got older, they said, "Tell me Johnny will always have a place in your home. Tell me that you will take him into your family's house." And these sisters having to say to their parents at the end of their life, "We can't do that. We need to think of another way." This is, talk about guilt. That's incredibly guilt-making. Io ho conosciuto dei adulti che si trovano a un certo punto nella loro vita che i loro genitori già anziani dicono adesso occupateene voi di Johnny e i siblings che devono dire non possiamo permettercelo, cerchiamo un'altra strada, crea molto disagio all'interno della famiglia. Another unique concern that sibs have is isolation. Un'altra preoccupazione che hanno i siblings è il senso di isolamento. If there are only 2 kids in the family, they may fantasize what a typical sibling relationship is and really miss having what their friends have, what they perceive as having a typical sibling relationship. Se ci sono solamente 2 bambini nella famiglia, loro possono avere delle fantasie, ipotizzare come sarebbe di avere un altro fratello sano. At sib shops, you hear kids say that. They'll learn that another child
has other brothers and sisters who don't have a disability, and they'll say, oh, that must be so wonderful. You get to hang out, you get to share clothes, you share a room, you do things together all the time. And the other kids are great. They go, it's really not all that great. But you can imagine them certainly fantasizing about that. Durante dei sib shop spesso senti i bambini che dicono oh che bello, tu hai altri 2 fratelli e sorelle, che bello, giocate insieme, vi scambiate vestiti, e gli altri fratelli e sorelle dicono non è così, non è granché. Yeah. There are studies of siblings of kids who have cancer that showed in these families of kids who have cancer that the person who had the most social isolation was not the child who had cancer, was not the parents, it was the siblings themselves. Ci sono studi che dimostrano, nei casi dei bambini con cancro, che dimostrano che le persone che soffrono di più l'isolamento, soffrono di più la solitudine, non è il bambino in ospedale malato, ma proprio il sibling che è lasciato magari a casa da solo. There are 2 things that influence how intensely brothers and sisters will experience some of these concerns. Ci sono 2 indicatori che dicono come si sperimentano queste preoccupazioni i fratelli. And one of those is simply how many children there are in the family. Uno di questi fattori determinanti è quanti bambini ci sono nella famiglia. So if you're one of 12 children, you have 10 other people who know what it's like to live with Maria. Per esempio, se tu fossi uno di 12 bambini, 12 figli, ci sono altre 10 persone che condividono le tue esperienze. But if there are only 2, you may again fantasize what it's like to have a typical sibling relationship. Ma se siete solo in 2, potete poi sempre ipotizzare, fantasizzare come sarebbe di avere un fratello o sorella. Also, if there are 12 children, you have 10 other people that you can plan for the future of Maria with. Anche se ci sono 12 bambini, tu hai anche altri 10 persone che potete pianificare insieme il futuro di Maria. But if there are only 2 children, those future concerns are a train heading in your direction. Ma se ci fosse solo 2 bambini, queste preoccupazioni per il futuro è veramente come un treno che sta arrivando solamente nella tua direzione. The other thing that influences how intensely siblings experience these issues are what is called access. And access simply means how close in age you are to the person with special needs. Un altro fattore determinante è quello che chiamiamo accesso, e questo vuol dire quanto distanza c'è fra uno e l'altro, quanto siete vicini di età. If you think about it, it makes sense. If you're 14 years old, mom has a baby, that baby has cerebral palsy. Will that affect your life? Well, of course it will, but not nearly as much as the highest form of access I can think of, and that's having a twin who has a sibling with special needs. Se ci pensate, è abbastanza ovvio. Se un bambino ha 14 anni e nasce un bambino con disabile, la vita del 14 anni non viene disrupta più di tanto, ma se, per esempio, sono 2 gemelli, è completamente diverso. Another unique concern that brothers and sisters have is a lifelong and ever-changing need for information. Un'altra preoccupazione che ce l'hanno i siblings è un bisogno che durerà la vita di avere informazione. This need for information is one of the ways that siblings experiences parallel parents' experiences, but once again, parents have many more opportunities. Questo vuol dire che i siblings possono sperimentare le stesse cose che sperimentano i loro genitori, ma al giorno di oggi sono sempre i genitori che hanno molta più informazione. Let's think about it. How do parents get information about their child's disability and its treatment? Well, they get it from teachers, they get it from therapists, they get it from administrators, they get it from doctors, they get it from websites, they get it from other parents. Pensiamoci un attimo, come ricevi le informazioni i genitori sulle malattie del figlio? Ricevono dai medici, dai educatori, dagli insegnanti, da altre organizzazioni, dall'internet, da tutte le altre fonti. Yeah, but how do siblings get information? Well, if they're lucky, they get it from their parents. Ma come ricevono i siblings informazione? Se sono fortunati, li riceveranno direttamente dai genitori.
So those of us who are service providers, professionals, and if we really care about having family-centered care, we need to make ourselves as available for brothers and sisters as we would for parents. Ma quelli di noi che siamo educatori e fornitori di servizi per famiglie, se noi ci preoccupiamo veramente per le famiglie, dobbiamo preoccuparci anche dei siblings. Throughout their lifespan, siblings have an ever-changing need for information. Little kids, preschoolers, need to know that they didn't cause it and they can't catch it. A lungo le vite i siblings hanno a diverse tappe bisogni di informazioni specifiche. Per esempio, un bambino piccolo ha bisogno di sapere non l'hai causato e non puoi prenderlo. As they get into their school years, they need information to answer their own questions as well as the questions that other people will surely ask them. Quando iniziano gli anni della scuola avranno bisogno di informazioni che rispondono alle loro stesse domande, ma anche alle domande poste dai loro compagni. As they get into their teenage years, they need information about what's going to happen to everybody when they all grow up. Quando arrivano in adolescenza avranno bisogno dell'informazione a cosa succederà quando tutti sono grandi. I think parents and service providers would be surprised at how early and how young siblings are thinking about the days to come. Penso che saranno sorpresi veramente i genitori, ma anche gli educatori, a quanto presto i siblings si preoccupano per il futuro dei loro fratelli. As they get into their childbearing years, brothers and sisters need to know about the genetic implications of their brother or sister's disability. Quando arrivano al tempo di mettersi su famiglia, avranno bisogno di sapere l'informazione anche sulle genetiche, quali sono le possibilità per loro di avere figli disabili. And then adult siblings need information to help them advocate for and with their brothers and sisters. I siblings adulti hanno bisogno di informazioni che le aiuteranno a advocare la cura e il futuro dei loro fratelli. I don't know about here in Italy, but in the United States, most agencies serving adults with disabilities are doing a poor job of addressing the needs of adult sibs, the people who will be there long after the parents are no longer around. Non conosco le situazioni in Italia, ma negli Stati Uniti non è per niente sufficiente il lavoro che faranno gli adult siblings a ricevere sostegno. Another unique concern brothers and sisters have is resentment. Un'altra preoccupazione che sentono i siblings sono il senso di risentimento. We've heard adult sibs talk about how resentful they were when their parents have failed to plan for their brother or sister's future well-being. Abbiamo sentito i siblings che parleranno quanto risentono i loro genitori che non hanno fatto un piano, non si sono previste per il futuro del loro fratello. And young brothers and sisters talk about how resentful or jealous they might be when the family's emotional or financial resources are locked up in that child with special needs. E i siblings più piccoli parleranno di quanto risentimento hanno verso i genitori quando tutte le risorse emotive e economiche sono sempre puntate sul fratello disabile. And they may report resentment when the child with the disability is indulged, overprotected, are permitted to engage in behaviors that are unacceptable to other family members. Sentiranno risentimento quando il bambino disabile magari viene permesso di fare cose o viene regalate cose che non sono permesso ai siblings. The last unique concern I want to talk about is pressure to achieve. E l'ultima preoccupazione che vorrei parlarvi è la pressione di ottenere, di raggiungere obiettivi. Sometimes siblings put on themselves this pressure to achieve. They think it's their job to be the good kid, the one that balances the scale, the one that doesn't bring home any more heartache, the one that makes everything right. Spesso i siblings hanno questo senso di obbligo. Loro devono fare tutto in modo giusto. Loro non devono creare un peso ai genitori. Loro devono eccellere in ogni ambito.
And while we all want our children to do well, I mean, some people might find this a curious problem to have, is that, oh, your kids want to do well. Do we have a problem there? It's only a problem if these kids are neurotic achievers. Allora, tutti noi come genitori vorremmo che i nostri figli diano il loro meglio, e alcuni possono sentire, oh, ma che problema c'è? Tuo figlio vuole raggiungere obiettivi, ma diventa veramente un problema quando è l'unico scopo nella vita del figlio, quando è proprio una ossessione. Yeah, and sometimes they only want to bring home good news. E spesso vogliono solo portare a casa notizie buone. None of my children fit this profile, but if they did, the message that I would want to give them is that, yes, I have high expectations for you, like I have high expectation for your brother with special needs, but you know what? None of us are perfect, and being in a family means being with one another in good times and not so good times. Nessuno dei miei figli hanno avuto questo modo, ma io vorrei, se fossi io un genitore con un bambino disabile e con i siblings, direi ai siblings, bravo, ma nessuno di noi è perfetto, io ho delle stesse aspettative per te come ce l'ho per tuo fratello. I want to turn the coin over and talk about siblings' opportunities. Vorrei girare le medaglie e parlare dell'opportunità per i sibling. Most parents of children with special needs I know would agree to a statement that goes something like this. You know, Don, having a kid with a disability, believe me, it's not a life choice I would have made. However, having had that choice made for me, you know what? There's certainly been challenges, but there's been some good things as well. Spesso i genitori di bambini disabili mi dicono, sai Don, avere un bambino con bisogni speciali non è stata la mia scelta, ma pensando questa è stata la mia vita, ci sono delle cose positive, quante ce ne sono delle cose negative. So if these things happen to parents, these good things happen to parents, it's reasonable to expect that they would happen to brothers and sisters as well. È ragionevole pensare se i genitori hanno anche delle esperienze positive. È ragionevole pensare che anche i fratelli possono averli. Here are some of the recurring themes that we hear from brothers and sisters, and the first is maturity. Ecco alcune delle cose che sentiamo dai siblings. Il primo argomento è la maturità. They may be more mature because they've had to handle responsibilities other kids their age have not even imagined. Spesso sono più maturi perché hanno avuto più responsabilità molte prima che i loro compagni, che i loro amici. And perhaps they may be more mature because they've developed some patience in interacting with their brothers and sisters. Può darsi che sono più mature perché si sono sviluppate una pazienza con i loro fratelli. And they may be more mature because they've developed some diplomacy in answering questions perhaps from total strangers. Possono essere più mature perché si sono sviluppate una certa diplomazia in rispondere alle domande da perfettamente sconosciuti riguardo ai loro fratelli. And certainly they've made sacrifices in their sibs' behalf, and I think this adds to their maturity level as well. E certamente avranno fatto dei sacrifici in confronto del loro fratello, e questo si contribuisce molto alla loro maturità. Now you can imagine maturity being on a continuum where a little bit of it's good and a lot of it's not so good. Potete immaginare la maturità su una linea, un po' fa bene, ma troppo non fa bene. And every once in a while I'll meet a sibling. It's usually a sister who's 17 going on 47. E ogni tanto incontro un sibling, quasi sempre una sorella che ha 17 anni ma dimostra 40. And those are children that we definitely need to worry about. E sono questi che noi dovremmo prendersi in considerazione. Another unique opportunity is insight. You hear one of the real joys of doing sib shops is hearing the frequently profound thoughts coming out of the mouths of these young kids. Or they'll talk about, what does it mean to be a friend? Is a friend somebody who makes fun of children with disabilities? Un'altra tematica che vedremo è la informazione, la consapevolezza. Spesso i siblings dicono, ma cos'è un vero amico? Un vero amico non è una persona che prende in giro un bambino disabile. Another unique opportunity is tolerance.
Un altro è la tolleranza. They learn at a very early age that there's a lot of different ways to be in this world, and it's okay that everybody's not the same. Loro imparano a un'età piccola che ci sono tanti modi di esistere in questo mondo e va bene se siamo tutti diversi. Another unique opportunity is inspiration. A lot of these brothers and sisters say, if my brother can work at the local grocery store, there's no reason I can't do anything I possibly set my sights for. Un'altra cosa è l'ispirazione. Loro pensano, wow, se mio fratello un giorno lavorasse nel supermercato, allora io posso avere degli obiettivi molto più grandi. There's an appreciation for other things that people might take for granted, such as the blessing of good health. C'è un apprezzamento per le cose che spesso gli altri prendono per scontato, quindi la salute. Most of us grow up thinking we're pretty indestructible, but if your sister's been hospitalized 12 times by her third birthday, you're more likely to appreciate your own good health. La maggior parte di noi cresciamo pensando che siamo indistruttibili, ma se tu hai una sorella che è stata in ospedale già 12 volte prima che compi 3 anni, hai un'altra consapevolezza sulla tua salute. And I think they have a greater appreciation of what it means to be in a family. E penso che loro apprezzano molto di più cosa vuol dire fare parte di una famiglia. Another unique opportunity is vocational benefits. Un'altra opportunità è l'opportunità di vocazionale. Many brothers and sisters go into helping professions and become nurses and doctors and therapists and teachers and that sort of thing. Spesso i siblings scelgono un lavoro che aiuta, un lavoro nel sociale, diventano educatori, insegnanti, medici, infermieri. And there's also pride. These brothers and sisters are proud of their brothers and sisters' accomplishment, and they realize there's more to them than their disability. C'è anche il senso di orgoglio. I siblings sentono veramente orgoglio in confronto dei loro fratelli. Sono orgogliosi quando raggiungono qualcosa. And there's brothers and sisters could be fierce advocates for not only their brothers and sisters, but for other kids who have special needs. I siblings spesso sono i migliori portavoce proprio per i bambini disabili dappertutto. And then finally, there's loyalty. We know, like in the play last night, we know that brothers and sisters fight with one another inside of the family, but outside of the family, these brothers and sisters will defend them to the death if need be. C'è anche il senso di lealtà. Sappiamo, è normale per fratelli di bisticciare e di discutere, ma fuori sono molto leali e si difendono alla pelle. My friend Kate Strohm is going to talk more about siblings, some things that we can do to support siblings. But I want to give you a little preview of some of the things that we can all be thinking about as we think about this very important brother or sister. Allora, la mia amica e collega Kate Strohm poi vi parlerà di proprio sostegno ai siblings, ma io vorrei darti qualche spunto, qualche anteprima di quello che vedremo più avanti nel convegno. Here are 7 things that we can do to minimize brothers and sisters' concerns and maximize their opportunities. Qui abbiamo 7 cose che possiamo fare per minimizzare le preoccupazioni di siblings e massimizzare il loro sostegno. First, I think we need to provide brothers and sisters with age-appropriate information from a variety of sources. La prima cosa sarebbe di fornire i siblings con informazione mirata alle loro età da una varie fonti. So, parents need to be proactive in providing information, but service providers, professionals, need to make themselves available as well. Sta ai genitori di essere proattivi in fornire l'informazione, ma anche educatori e fornitori di sostegno. And if you belong to a national organization that represents the interests of of people who have a certain kind of disability, such as cerebral palsy, you need to look at their website and see what, if anything, they have prepared for young readers. And if they don't have anything, you need to ask them, why don't they have something? Because it would benefit so many young brothers and sisters.
Sarebbe importante di guardare alcune organizzazioni specifiche, per esempio se c'è un'organizzazione specifica mirata al sindrome di Down, per esempio, guardare il loro sito internet, vedere c'è qualcosa, esiste l'informazione mirata ai bambini piccoli, se no, come mai? È molto importante. We need to provide young brothers and sisters with opportunities to meet other brothers and sisters. Dobbiamo fornire i siblings con l'opportunità di conoscere i loro pari, di conoscere altri siblings. Sib shops and other sibling groups are a great way to go, but they're not the only way. Parents can get together with other families and go camping or have a holiday together, just so kids grow up knowing other brothers and sisters. Sib shops è un'ottima opportunità per siblings di conoscere altri, ma non è l'unico. I genitori possono organizzare tante cose, possono andare a fare campeggio, possono uscire a cena insieme. Ci sono diversi modi. In addition, there are also international online groups that siblings can join, and there are books that are written by siblings or for siblings, so they can meet other siblings, if only in the pages of a book. Esistono anche tantissimi gruppi internazionali, ci sono anche tante pubblicazioni sulle tematiche di siblings. Third, I think it's important that parents have the best possible communication that they can have with their typically developing kids. Penso che è molto importante che i genitori hanno il rapporto migliore possibile con i loro figli sani, con il loro sviluppo. In the United States, there's a book written called How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. I'll bet you that's been translated into Italian. Forse. Negli Stati Uniti è stato pubblicato un libro che è intitolato Come parlare in modo che i bambini ascoltano e come ascoltare in modo che i bambini parlano. E scommetto che è stato anche tradotto qua. It's a great crash course in active listening. È un ottimo corso principiante in ascoltare attivamente, attentamente. Fourth, I think it's important that parents carve time out of their busy schedule to spend one-on-one with their typically developing kids. È anche molto importante che i genitori si mettano a parte un po' di tempo, anche se sono molto impegnate, di passare proprio tempo individuale, uno su uno, con i loro siblings. Does this mean a trip to Disneyland Paris with this child? Well, I guess if you could pull it off, yes. Può essere che li porti fino a Disneyland, ma se hai la possibilità, perché no? But more No. realistically, it may be just to go to a cafe or take a walk around the lake or go to McDonald's and let this child know by deeds and by words that you care about them as an individual, and at least during that time they have your undivided attention. Ma più realisticamente può essere anche solo un gita al parco, anche solo mangiare un boccone insieme. Non conto dove andate, è soltanto un momento che trasmettere a tuo figlio che sei lì per loro e che hanno la tua attenzione. Next, I think it's important that whether we're parents or service providers, that we learn more about life as a sib. Anche penso che nonostante o che siamo genitori o siamo educatori, è molto importante che impariamo molto di più come vivere come un sibling. We're going to have a sibling roundtable later on today, and that's a powerful way to learn about sibling issues. Dopo avremo un tavolo rotondo con i siblings e questo è un modo molto potente per conoscere di più gli argomenti. And there's been some wonderful books that have been written by siblings about sibling issues. Sono state pubblicate dei ottimi libri pubblicati dai siblings che parlano delle tematiche. One of the very best and the most respected of these books is the one that was written by our friend Kate Strohm, and I hope she will tell you more about her book when she takes the stage. Una delle migliori pubblicazioni di libri pubblicate è stata scritta proprio dalla nostra amica e collega Kate Strohm e mi auguro che lei li parlerà più tardi. Six is, I think it's important to encourage parents to make plans for the future of their child with special needs, and for those parents to share those plans
with their typically developing kids and engage them in a discussion as they grow up. Un altro punto molto importante è sollecitare i genitori di pianificare per il futuro dei loro figli e di coinvolgere i siblings e a condividere informazione al piano del futuro del figlio. And finally, I think it's important to remember, for parents to remember, that the single strongest factor influencing a sibling's interpretation of their brother or sister's disability will be the parent's interpretation of the disability. Per concludere, vorrei dire che il fattore più importante è come vedono i siblings, come interpretano le disabilità del loro fratello e come vedono interpretare dai genitori. So if the parents perceive the disability as being this life-searing tragedy from which there is no escape, well, they shouldn't be too surprised if their kids perceive it that way as well. Se i genitori hanno la percezione, vivono le disabilità come se fosse una tragedia per la vita, non devono essere molto sorprese se anche i loro figli vivranno nello stesso modo. On the other hand, if they perceive it as being a series of challenges that they have little choice but to meet with as much grace and humor as they can possibly muster, they have every reason to believe at the end of the day, their typically developing kids will perceive it that way as well. Dall'altra parte, se loro vedono le disabilità come una serie di sfide che bisogna affrontare tutti i giorni, ma che si affronta con grazia, con umorismo, con positività, possono avere la pace che i loro figli vedranno nello stesso modo. Thank you very much. Grazie mille. My legs were shaking. I was very nervous. I think I messed up a couple of words. Grazie Don Meyer, thank you. Beh, che lui colga che certamente esiste più spazio per questa seconda opportunità di andare a cercare cosa si può fare, cosa si può cambiare, che non della prima parte, è garantito dal numero, non so se avete notato, di possibilità, di opportunità che ha individuato rispetto ai problemi che ha elencato nella prima parte. Questo mi sembra una base estremamente interessante per il lavoro di oggi e anche per la relazione di Kate Strohm che faremo dopo un mini brevissimo intervallo, un quarto d'ora di pausa con il coffee break pronto per voi. Sono le 12:15, 12:10, ci vediamo qua. Grazie.